A blocco, a blocco! Ho perso la coincidenza con il treno per andare a Girona. Ok. Dai, tappati. Quel Mona di Venezia. Morto, ma morto distrutto. Vai Adon! Sono a dir poco in coma. La pancia, pum. Ebbene sì, nuovo video, nuova avventura. Questa volta siamo un po' avanti coi tempi perché sono stato a blocco negli ultimi 2 giorni. Mi trovo esattamente all'aeroporto di Barcellona, sto uscendo, sto andando in stazione, sto per prendere un treno verso Girona. Sono le 10:35 perché ovviamente io e gli orari morbidi non andiamo assolutamente d'accordo. Gli orari normali li lasciamo agli altri e niente, sono super leggero perché la bici l'ho già sganciata ai ragazzi che sono partiti qualche giorno fa ed io adesso cerco di raggiungerli entro mezzanotte. Questo weekend faremo la De Traca, che è una delle gare più famose che ci sono a livello europeo, se non forse mondiale, e quindi sono mega gasato. Allora, brutta notizia, ho perso la coincidenza con il treno per andare a Girona, quindi adesso sono a Barcellona ed è mezzanotte quasi, quindi mi fermo qua una notte in un ostello e riprenderò domani mattina. Tra l'altro vi racconto anche questa, qualche ora fa, quando vado a fare il check-in, perché non potevo fare il check-in online e praticamente mi viene detto che il volo è in overbooking, quindi di fatto avrei dovuto aspettare finché tutti i passeggeri sarebbero saliti e vedere se avanzasse un posto e in caso poter salire. Quindi ho fatto 1 ora e mezza senza sapere se sarei potuto salire su quell'aereo o no, però almeno quella è andata a buon fine, il treno un po' meno. Perfect. Però dai, a parte questo, adesso cerco di spararmi almeno 7 ore di sonno. Sono troppo ottimista perché io non ho buoni rapporti nemmeno con il sonno, quindi vediamo. Però sono gasato, dai, domani forse si riesce anche a fare un'oretta blanda in bici, poi venerdì giorno di gara. Ebbene sì, giorno numero 2, di nuovo in stazione a Barcellona. Here we go again. Adesso prendiamo sto treno e vediamo di arrivare a Girona. Proprio da matti, siamo arrivati. Material Pazzesca. 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 Ah, che casetta. Oia. Facciamo un mini tour della casetta. Qua mega cucina, super top. Qua tipo soggiorno con bici everywhere. Bagno. Abbiamo il nostro bel bagnetto. Normale. Qui abbiamo una zona interna, una sorta di cortile, follia. Una di quelle case vecchissime con ancora strutture di una volta. Dopodiché saliamo le scale. Qui abbiamo la camera team manager compagnia bella, qua le ragazze, qua ci siamo noi, gli animali, qua ci siamo noi, un casino totale come sempre. Dopodiché qui abbiamo il nostro tettino esterno usato come gazebo, portabici, stendino, compagnia bella. E in fondo abbiamo una partita in corso. Dopodiché il gran pezzo forte di sta casa è la piscina. Beccatevi qua. Madò, bellissima. E questo è MTV Cribs. Allora, appena arrivato a Girona, inizio subito a fare un'oretta di scarico blanda e prendere il numero anche e via. Sono di una stanchezza che la metà basta, come se non bastasse domani mi sveglia alle 3, quindi sempre orari morbidi e via. Niente, numero preso, mi sono dimenticato di registrare. Sto registrando malissimo stavolta, uscirà un video veramente schifoso, ma sono veramente stanco, non riesco a connettere. E vabbè, adesso arrivo a casa e vi faccio vedere la reggia in cui siamo. Bisognerà cominciare a preparare il tutto, perché il cibo da preparare, c'è da preparare la nutrizione, la bici un po', parti di ricambio, fare un briefing e capire come caspita organizzarsi.
Poi domani si corre, ostia. Attenzione. Madonna, piscina. Dopo una pedalatina veramente impegnativissima, entriamo in piscina. Crioterapia così, direttamente, col bib. Tanto. Madonna, che freddo. Non male. Preparazione 360. Mi ti ho suonato. Eri tu? Che stavi Sì, registrando. quel mona di Venezia. Madò. Incredibile. Madonna, il best meccanico in the house. Numero 1. I checked the shifter. Madonna, senti l'inglese, senti l'inglese. Perfect. The pulley was a little bit loose. Ah, ok, that's why. Tighten it up. Tighten it up, vai così. Spread your back. Number 1. Grazie, amo. For tomorrow, are you coming there by bike or Yeah, I think so. by bike? Yeah, but it's quite early in the morning. We don't have lights. I don't have lights. Do you have the light, Giovanni? The light I think I can give you. For the transfer. Yeah, maybe. But I leave you the jacket. Ok. I leave you also. Ma possiamo parlare in italiano, tanto lui capisce italiano. Sì? Sì. Va bene. Allora fuma Duma anche in Duma e... And we stay there at 5:30 there. Minimum. 5:30. 5:30 di là. 5:30 essere là. Sì. Quindi 5:15 qua. Partenza. Sì. 5:15 però in furgone dici? O tu fai riscaldamento? Io farei riscaldamento un attimo. Sì. Tu no? Andiamo di là con la Sì, andiamo là in bici. Ci metti un quarto d'ora ad andare giù, Un quarto d'ora, tutta discesa. Ne pongo Anche se arrivate alle 5:35. Sì, no, più che altro lui, perché tanto io parto 20 minuti dopo lui. Ah, perché sei... Non fanno lattico. panno. Facciamo che andiamo tutti e tre allora, così se c'è qualche problema in partenza c'è anche... Sì. Venite qua anche, che guardiamo. Sì, dai. Venite qua. Oh, ma sta filmando. Età media 12 anni. Vedi, 135 only cyclist. Ma perché c'è scritto assistance allora, scusami? di là potremmo fare è come l'anno scorso, L'anno no? c'è assistenza? Sì. Ah sì, l'assistenza. Ah, la feedzone è questa qua. Per la feedzone, l'assistenza puoi farla al parcheggio, vedi? Ah, ok. Però penso che lei hanno separato la feedzone dell'assistenza del è mezzo chilometro dopo. Penso che no, perché non faccia un casino. Sì, perché sennò sono tutti lì. Infatti l'anno scorso il problema era che si ammassavano tutti e tu non riuscivi più a passare. Quindi andiamo primo al 135 e mezzo. No, ma l'assistita in quei due casi lì che ti ho detto è più avanti rispetto alla feed normale. La feedzone è quella, la bancarella, e tu vai a mangiare il Eso pasto è. ai terrani. Invece Certo. assistance è È loro. del tuo team. il kit essenziale se non si trovano Beh, nella dai, merda. la feedzone è buona. Micelli, smagliacatena. Da togliere la ruota o anche no. Però qua. E portiamoci dietro dei copertoni e il sealant, che metti che forano che cambia dei copertoni. Beh, ma al massimo se succede qualcosa che lui deve cambiare, più messaggio. No, ci scrivi. Ah, yeah. Io do braccialetto a lui. Esatto. Se ci dici sono nella merda, Sì. ho rotto ok, do braccialetto entra lui. Ok. Sì, si sta nella merda e col cellulare faccio, sono nella merda, il cambio non va. Sì, ok. Facciamo così. Io spero di non aver problemi perché mi vedo. Yeah. Grattata. Dai. Tocca in. Dirottiera. Bene, grazie ragazzi. A voi. Piacere. Vi spiego un attimo anche la strategia della nutrizione durante la gara, che secondo me non è così banale, può giocare veramente un ruolo importante. Ovviamente può funzionare se si ha qualcuno in area tecnica che ti può dare una mano, altrimenti se sei da solo e ti devi fermare alla feedzone e fare rifornimento da solo, ti devi arrangiare. Allora, quello che ho pensato io è che la prima feedzone è al chilometro 135, quindi si hanno appunto 135 km e 1100 metri di dislivello, quindi ci impiegheremo penso almeno 4 ore. Quindi quello che farò è partire subito con il Camelback, bottiglie da 750 piene, e mi porto dietro anche 6 gel. Dopodiché, quando arriverò alla feedzone, mi faccio fare il cambio della Camelback,
e mi prendo 2 borracce nuove, una piena e una vuota, sempre da 7,50, perché poi ci sarà una water station al chilometro 182, quindi abbiamo 48 km e 900 metri di dislivello. Mi tengo una borraccia vuota perché così risparmio un po' di peso in quel settore lì di sole salite praticamente, dove c'è anche l'Hike a Bike. A come arriviamo alla water station mi faccio il rifornimento della bottiglia vuota, sono di nuovo carico di acqua, diciamo, dove la seconda feed zone è al chilometro 273 e quindi abbiamo quasi 100 km e 230 metri di dislivello, dove qui ovviamente sarà fondamentale avere tutta l'acqua e tutto il mangiare possibile e immaginabile, perché è facilissimo detonare. Quindi già cominceremo a essere attorno alla sesta ora di gara, quindi non bisogna lasciare nulla al caso. E tra l'altro mi faccio dare anche i panini stavolta, perché ho visto che alla gara delle UCI a Monaco i panini mi hanno dato una gran mano a livello di stomaco, quindi andrò dei panini. Dopodiché alla feed zone 273 abbiamo 42 km e 610 metri di dislivello per arrivare alla terza feed zone, che è il chilometro 315, e qua lascio giù il camelback e vado avanti solo di borracce, perché appunto essendoci la salita più dura secondo me del tracciato, è fondamentale secondo me gestire anche il peso, quindi 2 borracce da 7,50 e gel, basta. E dopodiché al chilometro 315 mi faccio dare il camelback di nuovo con solo 1 litro d'acqua, perché per arrivare all'arrivo poi mancano 43 km e 370 metri di dislivello, quindi mi faccio dare camelback e una borraccia e dovrei essere a bolla, penso. Quindi ecco, questo è come penso di organizzare tutte le feed zone eccetera, perché comunque è vero che il peso non conta tanto sulle lunghe distanze, ma tra virgolette, perché comunque è una gara velocissima, quindi anche gestire il peso secondo me non sembra, ma 750 grammi in meno da portarsi sulle salite non è poi così poco. Quindi questa è la mia strategia, speriamo che funzioni tutto. Tempo di preparare tutto perché è tardissimo, sono già le 8 e domani abbiamo la sveglia alle 3. Adios. Voy a hablar hasta ahora. Buongiorno, sono le 3:20 e adesso facciamo colazione e prepariamo le ultime cose e poi si parte. Ebbene sì, siamo partiti. Marco Ross a guidare. Ore 5:30, direzione griglia. Porca miseria, quasi moriamo. Griglia, la partenza è alle 6:10. Siamo ovviamente un po' in ritardo, un po' di riscaldamento, una decina di chilometri e poi è ora di scannare. Siamo già a 360. A blocco, prima salita già a blocco. Madonna. La collinetta figa da qua a Girona. 8 gradi. Davide da matte. 8 gradi e non se ne sente nessuno di questi. No, Sensazioni a caldo? Freddi. Ok. A caldo abbastanza freddi, ma siamo carichi. Dio Billy. Andiamo a riprenderci tutto, vecchio. Vamos! Vamos! In 3, 2, 1, let's go! Eccoci qua finalmente, ai nastri di partenza della track a 360, la gara gravel per eccellenza, secondo me una delle più famose al mondo. C'è gente che arriva da ogni angolo del pianeta, ci si ritrova qui a Girona per pedalare su quello che è considerato il vero gravel. È una gara che va assolutamente fatta almeno una volta nella vita, almeno questo è quello che mi sentirei di consigliare, e per me quest'anno è stata la seconda volta. L'anno scorso avevo fatto 43esimo assoluto, quindi quest'anno volevo fare anche meglio, magari tentare la top 30.
Peccato solo che quest'anno hanno deciso di fare partenze scaglionate, quindi gli uomini pro partivano alle 5:50, poi le donne pro alle 6 e infine noi amatoracci alle 6:10. Quindi di fatto abbiamo fatto una gara praticamente a sé stante, solo tra di noi, che vabbè è un po' un peccato perché è sempre bello correre coi pro, però vabbè ci sta. Nelle settimane prima della gara comunque avevo fatto una buona preparazione specifica sia per quanto riguarda gli allenamenti, qualcosa di mirato, tante ore in sella, testato l'alimentazione, abbiamo anche testato copertoni da 45 mm dove fino a 20 giorni prima avevo usato i 40 mm della Continental, i Terra Speed, mentre per The Track abbiamo deciso di mettere i 45 Terra Trail però, che sono leggermente più tassellati, e inoltre abbiamo anche inserito gli inserti Technomus giusto per essere tranquilli contro le forature. Inoltre anche 10 giorni prima della gara ho cominciato a usare la sacca idrica praticamente ad ogni uscita in modo da abituarmi al peso sulle spalle, quindi ecco, diciamo che sono arrivato alla traca abbastanza preparato. Fin da subito il percorso parte in salita e non essendo uno scalatore non è che mi sentissi proprio nella mia comfort zone, però sono rimasto sorpreso comunque nell'essere rimasto con il primo gruppo e devo essere sincero, me la sono giocata abbastanza di astuzia. Ho cercato di mantenere comunque una potenza il più costante possibile, non fare mai dei fuorisoglia inutili, cosa che gli altri praticamente facevano ad ogni strappetto e poi smettevano di pedalare sul piano. Io invece perdevo terreno magari sugli strappetti, li lasciavo andare e poi sul piano mantenevo comunque la mia Z3, Z4 e mi rimettevo di nuovo in gruppo, quindi facevo questo effetto yo-yo, diciamo, che agli occhi degli altri secondo me è stato abbastanza noioso e antipatico, però questo mi ha permesso di mantenere appunto una potenza super costante e non uscire mai in zone sopra soglia, e questo ovviamente ha beneficio per le ore a venire. Poi appena scollinato, conoscendo bene la discesa, mi sono subito piazzato in testa al gruppo e ho tentato di fare il buco in discesa e siamo andati via in 2 o 3 ragazzi. Vabbè, inutile dire però che ci hanno ripreso abbastanza in fretta. In discesa sono più forte degli altri, quindi continuo a fare dei buchi e quindi mi trovo costantemente davanti da solo, a caso. Siamo solo al 20° chilometro. Vabbè. Dopo qualche chilometro poi abbiamo ripreso le donne pro ed abbiamo sfruttato di nuovo questa occasione in nostro favore, cercando di allungare il gruppo il più possibile, però anche qua siamo durati poco in fuga, solo un paio di chilometri e ci hanno ripreso di nuovo. Al chilometro 48 poi ho avuto un piccolo inconveniente dove non so per quale motivo il mio cambio è andato in crash mode e onestamente non sapevo neanche come resettarlo. Raga, ho il cambio scarico, continua a scollegarsi, non so se è la batteria o se è un problema di connessione. L'ho cambiato anche in partenza, adesso di nuovo non va. Sono in fuga con 5 persone. Mi ha detto uno che forse è in crash mode. Che vuol dire crash mode? Come si fa a resettare sta merda? E quindi ero bloccato su un solo rapporto, ma non ho mollato il gruppo perché comunque, nonostante fossi un po' frustrato, onestamente volevo risolvere la questione abbastanza in fretta e non potevo lasciarli andare via sul piano perché altrimenti non li avrei più presi. Quindi ho tenuto il più possibile il gruppo fino a quando ci siamo avvicinati al single track, dove anche qui ho giocato un po' di furbizia, l'ho imboccato per primo, quindi mi aspettavo appunto che il gruppo si allungasse e appena finito il single track mi sono fermato, ho staccato la batteria e ho rimesso l'altra e sono ripartito in fondo al gruppo, quindi praticamente non ho perso assolutamente nulla e sono rimasto appunto nel gruppo di testa. Al chilometro 48 poi cominciava la salita di Puig-Selar, una salita tosta sia sotto l'aspetto della pendenza che sotto l'aspetto del fondo, che era molto sconnesso e roccioso, e in questo punto abbiamo di nuovo provato ad allungare e staccare il gruppo. Infatti ho ottenuto 350 watt medi e 360 di potenza neutralizzata per 9 minuti circa, dopo 2 ore e mezza di gara, come se non ce ne aspettassero ancora altre 10. Quindi vabbè, devo dire che mi è piaciuta comunque l'incoscienza e l'immaturità e la voglia di osare così presto, come se non avessimo davanti appunto una gara di 360 km, ma va bene, questo comunque fa parte del divertimento. Alla fine della salita comunque siamo scollinati solo in 4, io ero terzo a più o meno 15 metri dagli altri 2 più avanti. Abbiamo subito cominciato la discesa abbastanza forte
forte, ma mi sentivo comunque in confidenza col mezzo ed ero abbastanza lucido da poter mollare le briglie, per così dire. Faccio quindi i primi tornanti forte, senza esagerare, in controllo, linea bella pulita, senza sgommare, evitando gli ostacoli, e comincio subito a guadagnare terreno sugli altri due, e dal nulla sbuca un corridore davanti che probabilmente era uno dei pro che era detonato, e rallenta e mi chiude la visuale. Non vedo più dove mettere le ruote e dopo qualche metro sento un botto potente e con un fischio acuto a seguire, e quindi sì, ho bucato. Non una stupida e banale foratura, ma una seria. L'aria non si fermava, continuava ad uscire, quindi capisco subito che non si tapperà e devo fermarmi a riparare. Porco, dov'è? Figlio di un cane. Bastardo. Bastardo, perché non entri? Figlio di un cane. Ah, porco. Dai, tappati, bastardo. Oh, non ci credo. Dio santo, Dio. 8000 bar. Sto bastardo non tappa. Ah, 2 fuori? Bene. Figlio di un cane maledetto. Sapevo io, non sapevo. Quando fai la miglior gara della vita è così. Colpisce la sfiga, prendi nel culo. Ah, Dio. 4 vermicelli praticamente. Signore mio zio. Dai. Con lucidità e rapidità cerco di riparare, ma devo usare ben 3 vermicelli e 2 bombolette CO2 prima che si tappi definitivamente, e nell'operazione ho perso circa 7 minuti, un'infinità di tempo, e nel mentre mi hanno anche superato una quantità di persone che non so nemmeno io quantificare. Non si vuole manco tappare, eh? Cioè, siamo a 6 vermicelli? Non so, follia. Allora, appena bucato, chilometro 85, la Fizzone al 135, solo senza cartucce, senza niente, finito tutto, quindi se buco ancora una volta sono a piedi. Bucato in ben 2 punti, 3 vermicelli, una roba scandalosa. Stavamo andando veramente forte, oggi pure stavo molto bene, e veramente una sfiga incredibile. Come sempre la sfiga colpisce e vamos, non si molla un cavolo. Quindi niente, c'è poco da fare, mi rimetto in sella, testa bassa, e si continua. Cerco di recuperare più persone possibili senza strafare, perché appunto è ancora abbastanza presto, e intanto formo la squadra che ho bucato e che ho bisogno di un cambio ruota, perché comunque, viste le condizioni del copertone, non sapevo ancora quanto avrebbe tenuto. Ok, cambio, ho messo a posto, ho solo tolto batteria e l'ho rimessa. Adesso è un altro problema, ho bucato davanti in 3 punti e ho finito tutte e 2 le bombolette di CO2, quindi se riesci a prepararmi una ruota di scorta, se no 2 bombolette di CO2 mi saranno senza dubbio, perché sono senza, e magari anche dargli un occhio perché non sta tenendo molto, sono all'88 circa. Dopo aver superato 7-8 persone, poi al chilometro 118 finalmente riprendo Pietro Lamaro, che è un ragazzo che avevo conosciuto alla Detraca dell'anno scorso, e anche il suo compagno, dove finalmente posso un attimo tirare il fiato e fare gioco di squadra fino alla feed. Infatti abbiamo fatto un bel lavoro per una ventina di chilometri, rientrando sul gruppo davanti poco prima della feed.
Niente, raggiunta la feed, arrivo pronto con lo zaino già tolto dalle spalle e getto via subito anche le borracce. Giovanni si butta subito all'opera per un cambio di ruota fulmineo e non solo, ha anche la lucidità di notare che la pinza non è centrata, quindi mi centra anche quella, e Mattia mi dà gel e panini e via. In meno di un minuto ho fatto tutto quello che dovevo fare e si riparte a tuono. Riprendo comunque con un obiettivo un po' diverso, diciamo, perché comunque in queste prime 3 ore e mezza, 4, non so quanti erano, ho veramente dato tanto. Quindi l'obiettivo adesso per me era quello di gestire bene, arrivare alla water station successiva non demolito, andare magari un pelo più piano, visto che appunto ricordavo bene le salite che stavano per arrivare, che erano parecchio ripide, e quindi appunto non volevo detonare. Nel riprendere quindi subito a pedalare mi ritrovo con Pietro, il suo amico, condividiamo gran parte di quel settore lì molto vallonato e fortunatamente comunque mi sento bene, continuo a bere e mangiare super regolare e sulle salite comunque non mi sento in difficoltà, anzi continuavamo a recuperare tanti pro che erano saltati. Facendo queste prime discese però mi accorgo che il freno anteriore è praticamente inesistente, ho perso tutta la potenza frenante, nel tirare la leva toccavo proprio il manubrio, quindi mi ritrovo praticamente senza il freno e non so il perché onestamente, a quanto pare nel cambiare la ruota i dischi non erano uguali, non lo so, e quindi da lì in poi praticamente mi sono fatto i restanti 230 km solo con il freno posteriore. Arrivati al chilometro 175 ci troviamo poi di fronte al pezzo più controverso di questo tracciato, nel senso che c'è un single track lungo 350 metri con quasi 100 metri di dislivello e pendenze che raggiungono il 32%, quindi una cosa folle, una roba durissima, un settore da fare a piedi ovviamente, che ti spezza le gambe, ti manda in fiamme i polpacci. Qua incontro anche Alex Martinez che purtroppo non stava per nulla bene, aveva ancora un po' di rimasugli di influenza di giorni passati, poi da lì a poco purtroppo si ritirerà dalla gara. How are you? Bad, really bad. I go to stop on the water zone now. Really? Yeah. Fuck. I'm sorry. Too much. Pain? Yeah, pain in The lungs? the chest Huh? and the shoulder Oh fuck. for the crash in Utopia. Yeah. Go. Thanks. Go, buddy. See you. See you. E appena scollinati poi siamo scesi al water point al chilometro 181 circa, dove ho riempito la borraccia e siamo ripartiti in un gruppetto di 5 persone pronti ad affrontare i quasi 100 km di pianura fino alla feed successiva. Poco dopo essere ripartiti però faccio l'unico grande errore di questa gara, ovvero decido di mangiare perché eravamo già a 6 ore e mezza di gara e sentivo la necessità di mettere qualcosa di solido nello stomaco, e siccome comunque mi aspettava solo pianura a cambi regolari ho pensato che comunque non avrei avuto problemi di digestione, e di fatto però sono stato abbastanza stupido, nel senso che mi sono mangiato una banana e subito dopo un panino con la marmellata e anche un gelo alla fine, cosa che normalmente non avrei mai fatto, ma lì per lì sul momento, probabilmente anche con poca lucidità, ho agito un po' distinto pensando che dovessi obbligatoriamente mangiare cibo in quella fase di gara lì, e ovviamente le conseguenze non sono state le migliori. Ho chiesto anche spiegazioni al nutrizionista per capire appunto di fatto cosa è successo. Spiegato in parole semplici, dopo 6 ore di gara comunque il sangue è tutto i muscoli e l'intestino riceve molto meno ossigeno, quindi di fatto funziona peggio e digerisce male, quindi nell'introdurre così tanti zuccheri e sali tutti in una botta sola il corpo non riesce ad assimilarli in tempo perché appunto il sistema digestivo è rallentato, quindi gli zuccheri attirano acqua nell'intestino creando un effetto chiamato effetto osmotico e quindi boom, patatrac, l'acqua viene richiamata nell'intestino e le feci si fanno liquide e ci si gonfia come una palla. Quindi dopo questa lezione di fisiologia capite bene che mi sono dovuto fermare dietro a dei cespugli ed evacuare sostanze a dir poco nocive. Da lì in poi per circa un'ora e mezza ho passato le pene dell'inferno, ero proprio vuoto, senza energie e non riuscivo né a mangiare né a bere nulla, tipo a 270 watt mi sembrava di essere in fuorisoglia, mentre tipo la mia Z2 normalissima. Inoltre ero completamente solo, non riuscivo nemmeno a rientrare nei gruppi davanti perché proprio ero senza energie e da dietro non arrivava nessuno, quindi mi sono fatto tipo 40 km almeno da solo
fino a quando poi ad una certa da dietro noto che stava rientrando un gruppetto di 6-7 persone, quindi calo il ritmo, mi faccio riprendere e mi metto a ruota. E stando lì a ruota sono riuscito un attimo a recuperare, riprendermi, e fortunatamente il mio intestino, il mio stomaco mi hanno dato un attimo di tregua, quindi ho ricominciato a bere e mangiare regolarmente, e poi da lì nel giro di mezz'ora mi sono ripreso parecchio bene, anzi proprio mi sono ripreso così bene che sembrava che non fosse successo nulla. Finita la pianura poi arriviamo alla feed zone del chilometro 270, dove mi aspettavano di nuovo Mattia e Giovanni per il pit stop più veloce della storia. Infatti arrivo già con la sacca idrica in bocca praticamente, nell'arrivare lancio anche le borracce, lancio la sacca, prendo i gel, Giovanni mi dà subito panino e banana, mi mette pure un po' di olio sulla catena e riparto in tipo meno di 30 secondi, follia totale. E nel ripartire infatti mi sono sentito mega orgoglioso di far parte di un team così, che ci mette tutta la passione come ce la mettiamo anche noi sulla bici. Vai Agon! Poi da lì a breve, dopo la feed, arriva un'altra bella salita dura che si chiama Els Metz, non so neanche come si pronunci, lunga una decina di chilometri, con delle pendenze anche qua a volte proibitive. Questa salita era sì da far forte, ma comunque da gestire bene, perché comunque si prendeva dopo tipo 9 ore di gara, e quindi non era poi così scontato che non sarei saltato per aria come un petardo. Quindi ho deciso di impostare il cruise control in Z3 bassa e via, ho cercato di tenere al più possibile, e per assurdo su quella salita, nonostante i watt non fossero folli, ho recuperato veramente tantissime posizioni e ho cominciato anche a stare sempre meglio, quindi la sofferenza ormai diciamo che era alle spalle ed ora era tutta solo testa fino all'arrivo. Grande vecchio! Eccoci qua, taglio il traguardo, bello entusiasta e felice. È stata una giornata devastante, ma ho concluso in rimonta e ho dato tutto, e quindi sono contento. Questa gara comunque mi ha insegnato ancora una volta che non bisogna assolutamente mai mollare. Ci sono sempre dei momenti no, è normale, ma non bisogna mollare, bisogna resistere, e prima o poi comunque arriva un momento di sollievo. Questa comunque non vuole essere una lezione di vita, ma magari una piccola chicca che comunque può aiutare qualcuno. Infine, che dire, consiglio a tutti di fare The Track almeno una volta, perché ti costringe a uscire dalla tua zona di comfort e ti fa davvero alzare l'asticella. Sì, è molto lunga e anche altrettanto dura, però è veramente epica. Allora, che dire, sono tornato a casa, ho cenato, ho lavato, e è stata una giornata dura, tanti alti e anche qualche basso, qualche colpo basso al morale più che altro. No, e allora la gara è stata veramente tosta. Io ho concluso quarto amatore, invece nell'assoluto ho fatto 54esimo, quindi dai, tutto sommato sono contento. Poteva andare meglio, ma poteva andare anche decisamente peggio, quindi dai, sono contento per come è andata. Quindi testa domani, dove faremo assistenza ai ragazzi della 200, e volete andare a letto. A domani. Buondì, giorno dopo la gara, sono a dir poco in coma, non riuscivo manco a fare le scale oggi. Obiettivo di oggi, direzione feed zone, andrò a fare assistenza ai ragazzi che corrono la 200, e oggi corrono Christian, Simone, Rope e la mia, quindi abbiamo 4 ragazzi sul campo e quindi c'è da dare una mano, e visto che tanto oggi non pedalano più o meno, ci sta. Quindi ora prepariamo la roba e andiamo. Rope! 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 Alex in front! Questo è nato da Dio. Tutto vertical, horizontal. Like this or like this? Yeah, like this. Like this? Yes. Oh. You will do in the middle. Here we have the drops on these bags. The path. Mira.
come un poliziotto. Guarda la bestia. Aero is everything. Oh! Mie! Another one? Gel, Brufen. Are you good? Are you feeling? You need some touch? Prende l'acqua. Vai. Buono, buono, buono. Sono tranqui dalla discesa, Giapparo. Dai, bravo. Another one for the books, motherfucker. Speed zone done and dusted, and now we are at the finish line with Alejandro Martinez. The 20, 25 from now and then from South Africa, Martins Filippo Tonga. In place for another Belgian rider, Jordi Boots. Grande. Allora, Ci ho provato a stare davanti, ma animale fortissimo. sì, abbiamo perso 10 metri, mai rientrati. Ma poi quando cadi in quel Poi in pianura siamo rientrati ancora. Ah, sì? Con i primi, però andavano. C'era Gaffuri pure che l'avevamo preso, è rientrato ma era pure. a blocco. L'ho sentito prima. Poi si è staccato magari dopo. Sì, sì. Ha fatto nono alla fine. Pig, No, ha fatto una rimonta assurda alla fine. no, perché lui era dietro col mio secondo gruppo. Si è staccato sull'ultima salita, quella lì, col single track. Cazzo, no, andava allora. Sì, sì. Grande! Grande Simo! Com'è? Finito? Dilaniato. Finalmente. Primi 200 km della vita in gravel. Ho detto che io me la metto via e me la faccio tutto da solo. Prima di 2 buche, mi è partita la bici che lo sono piantato. Profe! Bravo! I'm sorry for the feed, it wasn't great. È fatto un agon oggi. Il mio pantaloncini è per fare così. Ah sì? È stato male? Prima di arrivare al rifornimento aveva solo malto dietro Maltodestrina, sì. e anche sali perché l'acqua l'hai portato avanti e la prima discesa è andato L'hai via. persa? Senza acqua fino al rifornimento. E quando è arrivato al rifornimento, dopo il rifornimento, questa merda. Hai bucato? Le preso 2. Dopo di questo mi è fermato, l'ho arreglato e quando ho iniziato a salire, morto, ma morto, distrutto. Non avevi più energie. La Mal di pancia, pancia. pum, ma E poi fa anche tanto caldo. andava 200 watts, 165 di frequenza. Questo è caldo. E dopo di fare questo un po' meglio, ma da qua hai preso un gel e niente di più. Parcero, che pasa? Frank! Cosa hai combinato? Cambio mi hanno detto disastro. Come stavi oggi? Certo non ero davanti. Beh, cazzo, livello Però dai, incredibile. il secondo gruppetto c'ero. Si è bloccato il cambio, solo sull'ultimo. Ti spiace? Mi farai più avanti? Dai. Questa è l'intro del video di Agon di Tracca 2000E.
25. Incredibile, talmente infinito che ormai non so più neanche che anno lì. I'm diet. Bene, siamo tornati alla feed, tutti i ragazzi sono tornati e quindi adesso usciamo col team di quelli che non hanno pedalato. Andiamo a fare un'oretta blanda visto che abbiamo le gambe spaccate. Sensazioni demolite. Oh, pazzesco! Mamma che aperte! Comunque gran bella giornata oggi, sono stato contento di andare in fila e aiutare i ragazzi. È un'esperienza ovviamente diversa dal pedalare, però molto appagante devo dire, essere di aiuto per gli altri in gara così, molto figo. Esto gravel es muy bonito. Spettacolo, questo sottobosco così devastante. Che gas, che gamba. Mamma mia! Fortuna che ho fatto 360 km ieri, ma di aperte oggi ne ho date abbastanza. Incredibile ma vero, pronti, si va al party. Disco party. Bevete finché guidate. Non bevete. Molto bene. La cena di ieri sera non è stata all'altezza di una 360, quindi stasera si mangia come Dio comanda, spero almeno, perché veramente il modo in cui ho mangiato nelle ultime 48 ore non è una delle migliori, quindi è meglio recuperare. E tra l'altro fun fact adesso che mi viene in mente, ieri ho consumato ben 12.000, e non sto dicendo il numero sbagliato, ben 12.000 kcal, follia, tipo 1.000 calorie all'ora. Una quantità inimmaginabile di calorie, quindi è meglio che recupero, visto che appunto ieri sera ho mangiato mica tanto bene, ho mangiato poco perché ero veramente quasi nauseato dal cibo, e anche oggi comunque ho mangiato schifezze perché tra una feed e l'altra ho mangiato tipo muffin e donuts a nastro e poi siamo usciti a pedalare, quindi ho mangiato solo schifezze, adesso ho proprio bisogno di cibo vero. Comunque devo dire che l'atmosfera che c'è qua a Girona, almeno durante la settimana di Detraca, cioè in realtà ci sono stato anche altre volte al di fuori di Detraca, in altri periodi dell'anno, e è sempre un'atmosfera bellissima. Comunque si respira proprio ciclismo nell'aria ed è proprio un tipo di cultura differente, proprio totalmente differente dalla nostra. Lo vedi semplicemente girando per strada, quando le macchine non ti sorpassano neanche per sbaglio, anche se tu sei proprio nella posizione più sbagliata possibile della carreggiata, e loro ti rispettano totalmente e non ti suonano e non ti fischiano e non ti urlano e non ti insultano. È proprio un'altra mentalità, un altro vivere, e quindi è sempre bello ritornarci. Abbiamo fatto un weekend di fuoco in tutti i sensi, sia tra gare che contenuti che qualsiasi cosa, è stato veramente fighissimo. Dimmi, sensazioni? Finalmente il piede pancino, eh? Ah, finalmente. Madò, dopo quante birre a stomaco vuoto? Solo tre? Dai, onesto. Quando hai dei dubbi esistenziali e ti chiedi è meglio spendere 5 euro in gelato o 5 euro in kebab? 5 euro in kebab. Totale. Vedi qua che belli. Altri 2. Quando il furgo c'ha solo 3 posti ma si è in 7. Molto bene. Bene, serata conclusa, mangiare abbiamo mangiato, ora andiamo a letto. Rope, Dimmi. come le fai le valigie tu? Prendo tutto. Vai. Numero 1.
non siamo andati neanche a far festa, siamo andati a dormire tardi e quindi siamo dilaniati. Adesso bisogna impacchettare il tutto e levare le ancore. Vamos! Allora, cucina messa a posto, visto che è un bel delirio. Adesso impacchetto le ultime cose, la bici eccetera. No, la bici è già sul van. Adesso impacchetto vestiti e compagnia bella e dobbiamo capire come arrivare alla stazione di Girona, perché siamo senza un van che ci porti o una macchina. E detto ciò, comincia l'avventura. Bene, sono in aeroporto, ho appena accompagnato Unie al suo terminal perché aveva bisogno di una mano, visto che aveva la borsa della bici e un'altra borsa grossa. E niente, adesso torno al mio terminal e ho ancora ben 4 ore al volo, adesso sono un po' in anticipo. E nada, me la chillo un attimo, poi si torna a casa. Perfetto. Bene, ecco finalmente ritornato alla base, sono le 2:38 esattamente. Siamo decollati da Barcellona con sole 2 ore di ritardo, molto bene. Vero un corno, ma vabbè, questa è stata insomma l'avventura di The Traca. Spero siete arrivati fino a questo punto del video e dell'avventura. Io sono in coma totale, quindi iscrivetevi se non l'avete fatto perché arriveranno tante altre avventure. Seguitemi su Instagram e basta, adesso vado a letto e sono morto. Adios, alla prossima!